Eccoci qua. Marco, innanzitutto, benvenuto e felici di averti con noi. Il telefonino di Instagram, Marco, mettilo che si vede, che sennò vediamo il cielo. Va bene. Eccoci qua. Va bene. Marco Penigra, come stai Marco innanzitutto? Bene, ti ringrazio, nonostante questo lockdown, ma insomma non mi lamento, siamo tutti in salute, per cui insomma c'è da dire grazie. Bene, felice di condividere questa visione di Art Rights Prize con te e con voi, quindi con Is European Gallery. Oggi riparleremo un po' di voi, di che cosa succede, cosa state combinando in questo periodo, diciamo ovviamente particolare anche per la casa e per la galleria. Beh, insomma, guarda, allora, quest'anno devo dirti, con tutto quello che è successo, noi non ci possiamo comunque lamentare per quanto riguarda l'attività. Avevamo in programma diverse mostre che purtroppo non si sono potute fare, però avevamo già avviato da tempo anche un programma di mostre fuori da casa. Ecco, ti ricordi che ci eravamo lasciati l'ultima volta nella intervista nella Tesla, ti ricordi? Sì, Ti assolutamente. Tutto il progetto, e qualche anno fa, meglio, l'anno scorso, eravamo praticamente fermi a fare delle mostre a casa nostra e poi a casa di altri collezionisti. Però nel contempo, proprio l'anno scorso, abbiamo messo le basi anche per trovare nuovi spazi commerciali che in qualche contesto non erano utilizzati, oppure anche di aziende, e siamo riusciti in questo intento, tant'è vero che quest'anno comunque, nonostante il lockdown, abbiamo organizzato e allestito 6 mostre, di cui 5 tutte fatte e una purtroppo solamente allestita. Poi è arrivato il nuovo DPCM. Vabbè, è pronta. È pronta però, dai. Sì, no, è allestita, c'è solo da predisporre la comunicazione che abbiamo ovviamente bloccata. Era in concomitanza di Artissima a Torino in collaborazione con Copernico, e l'artista è Manuel Felisi. Ecco, era tra l'altro un bel progetto tra installazioni, e però ovviamente abbiamo bloccato tutto. Ecco. Però insomma 5 mostre effettivamente svolte nel 2020, considerato i tempi, ripeto, io lo considero un piccolo successo, ecco, per cui siamo molto soddisfatti dei risultati, ecco, su quello che si poteva fare. Ecco. Tra Ci l'altro, racconti di nuovo per i nuovi e soprattutto per chi ha aderito anche al premio, come è nata Is Olympia Gallery, che cos'è un home gallery e qual è un po' la vostra storia? Certo, allora, innanzitutto nel promo ti dico, tu ci hai dipinto come galleristi, noi non siamo dei galleristi, ecco, io faccio l'avvocato, infatti vedi, studio dietro non ci sono purtroppo né opere né niente, insomma qua cerchiamo di essere seri, non che l'arte non sia una cosa seria, assolutamente, insomma è nata tutto dalla passione mia e di mia moglie per l'arte contemporanea, per cui in occasione insomma del cambio di casa che è avvenuto nel 2016 abbiamo pensato di condividere la nostra casa utilizzandola e offrendola per delle mostre di arte contemporanea. Per cui grazie a dei nostri amici architetti che si sono prestati per sviluppare questo progetto gratuitamente, lo dico sempre perché insomma sono stati molto, molto gentili, tant'è vero che loro oggi sono soci onorari di Soropia proprio per tutta l'attività che hanno svolto gratuitamente, e abbiamo cercato appunto di trasformare, di creare casa nostra come se fosse anche uno spazio sostanzialmente utilizzabile per delle mostre. In quell'occasione noi eliminiamo tutta la nostra collezione personale e diamo lo spazio completamente nuovo, in modo che i giovani artisti non entrino in contatto, non vengano contaminati dalle altre opere, per cui uno spazio neutro. Abbiamo iniziato così perché ovviamente noi non eravamo dei professionisti, nel senso che appunto non occupandoci
dell'attività commerciale di vendita né niente, noi quello che interessava solo dare una possibilità, soprattutto artisti che gravitavano fuori dalla sfera di Milano, di avere uno spazio per poter esporre. E per noi era un piacere, perché era un modo anche di scoprire nuove realtà, ecco, che non si aveva occasione di fare. Collaboriamo anche con delle gallerie, nel senso che durante il periodo di MiArt ospitiamo delle gallerie con i loro artisti, mentre generalmente durante l'anno invece ospitavamo solamente degli artisti che magari appunto non avevano neanche una galleria in quel momento, e da lì la necessità appunto di esporre in una città come Milano. Poi il progetto, come ti ho detto prima, si è sviluppato, adesso stai vedendo per esempio quella di Omar Hassan, nel senso che siamo riusciti a coinvolgere altri collezionisti. Qua siamo a Torino durante Artissima, quando Omar ha esposto con la galleria di Pisano Prometea Gallery. Avevamo organizzato da tempo anche un evento in questa casa di questa collezionista, per cui c'è stato, tra il gemellaggio praticamente con la galleria, noi abbiamo seguito la mostra in questa abitazione privata, e poi Omar era presente anche ad Artissima, sempre con la sua galleria, per cui nascono queste collaborazioni quando i galleristi insomma gradiscono e lo consentono, ecco. E poi questa volta di casa in casa, ma anche di museo in museo. Quest'anno, ecco, la grande novità che tu hai anticipato, ecco, che proprio quella Resurrexio con Agostino Arriva Bene, siamo per la prima volta riusciti a organizzare una mostra in un museo, che per noi insomma passare da casa a un museo è stato per noi un successo, ecco, e spero adesso di aver legato il rapporto con il direttore del museo, proprio per cercare di sviluppare una collaborazione anche nei prossimi anni. Anzi, per vero ne abbiamo già fissata una per l'anno prossimo, sempre a ottobre-novembre, e non vi dico gli artisti, lo vedrete dopo, perché diciamo non spoileriamo troppo, ecco. E poi un'altra mostra molto importante che è ancora in essere, adesso ovviamente bloccata, speriamo di fare, che è iniziata il 5 ottobre, è quella di Spazio Forma Concetto presso la Fondazione Kenta, con la cura di Giorgio Verzotti. Ecco, diciamo che questi, senza togliere nulla agli altri, sono forse gli eventi più importanti che siamo riusciti a organizzare, ad allestire, ecco. Perché insomma sia per gli artisti sia per ovviamente anche la curatrice. Giorgio Verzotti non ha bisogno di presentazione, insomma è uno dei più noti curatori e critici d'arte che abbiamo in Italia. Altra novità, che quest'anno abbiamo fatto sempre la nostra prima mostra anche all'estero, perché l'avevo già accennato, siamo riusciti a Berlino, in collaborazione con la Galleria Luisa Catucci, a fare una mostra portando degli artisti italiani. Luisa Catucci l'avevamo ospitata in occasione di una mostra, pare l'anno scorso, no, 2018, con altri galleristi, e aveva portato un suo artista, Rowan Corkill, e si è trovata bene, mi ha detto: perché non organizziamo magari qualcosa nella mia galleria a Berlino, questa volta scegliete voi, io darò ovviamente il mio gradimento, e così abbiamo fatto, e abbiamo portato due artisti italiani che non avevamo mai esposto all'estero, uno è Maurizio Laltrella e l'altro Matteo Lucca, ed è stata anche quella una mostra a luglio, per cui appena diciamo liberati dalle restrizioni del Covid-19 siamo andati là, ed è stata una mostra, è stato un anno e mezzo, e ha avuto un discreto successo, ci sono state anche delle vendite, per cui anche di questo siamo contenti. Bene, direi un bellissimo percorso. Quando è nata Isorompia Un Gallery in dato di fatto? Allora, le prime mostre che io ho diciamo organizzato risalgono al 2014-2015, dopodiché c'è stato uno stop per circa un anno e mezzo, e nel 2017, appena finita la ristrutturazione della casa, abbiamo inaugurato con due gallerie, una galleria Boccanera e l'altra Sarrazzanin, con due artisti per ogni galleria. E poi il grande passo è stato diciamo nel 2019, per cui l'anno scorso, quando effettivamente abbiamo capito che, perché veniva gestita tutto in modo insomma
casalingo, ecco, nel senso eravamo noi che contattavamo, non che non lo facciamo adesso, ma insomma senza una vera e propria struttura. Nel 2019 abbiamo capito che insomma dovevamo in qualche modo strutturarci per andare avanti e abbiamo costituito un'associazione no profit già in formato ETS e speriamo adesso nel 2021 di poter finalmente poterci fregiare adesso di questa denominazione, perché dovrebbero istituire questi benedetti registi. Per Cosa cui significa questo? Ce lo racconti? Allora nel 2017 c'è stata questa riforma dal punto di vista legislativo, dove è stato introdotto gli enti del terzo settore, per cui una disciplina unica che ha uniformato quelle che erano le precedenti ONLUS con le associazioni culturali, dando praticamente un'impostazione unica. Questo consente ovviamente di avere maggiore rigore, perché le associazioni no profit e le associazioni culturali devono fare quello, cioè non deve essere un qualcosa per mascherare un'attività commerciale. Questa è la prima cosa, e la legalità, ecco, perché se no, voglio dire, uno si apre una SRL e fa altre cose. Noi gli aspetti commerciali non ci interessano. Attenzione, non vuol dire che non ci sono costi, che non ci devono essere delle entrate e tutto, perché voglio dire, le persone che lavorano per le società no profit devono essere pagate, ecco, questo, cioè non ci Semplicemente se ci sono utili, questi non vanno ci divisi devono tra i essere, soci, vanno suddivisi, devono servire per lo scopo devono essere investiti per lo statuto e la missione. Però avere ovviamente un riconoscimento di un'entità no profit comporta sostanzialmente avere anche dei benefici per chi effettua delle donazioni, che può avere ovviamente dei vantaggi dal punto di vista fiscale. Questo è molto importante, ecco, perché poi alla fine l'associazione vive o di versamenti da parte di sostenitori oppure sostanzialmente anche dai bandi che stiamo anche provando a fare, che purtroppo non siamo ancora riusciti sostanzialmente a ottenere, perché siamo di costituzione sotto i 2 anni. Ecco, speriamo l'anno prossimo di poter accedere, perché è uno dei requisiti almeno, anzi tra l'altro per alcuni addirittura 3. Comunque insomma noi abbiamo diciamo come posso dire, un background e un portfolio di tutto quello che abbiamo, perché abbiamo circa 22 mostre all'attivo ad oggi. Però di costituzione come associazione siamo aprile 2019, per cui insomma non sono passati ancora 2 anni. Noi siamo un po' più vecchi, 2016, quindi abbiamo già tutti i requisiti, come uscirà il prossimo talk, sarà proprio con Roberto Concas, che è il presidente di Dabi Factory, organizzazione del premio, e quindi assolutamente. Ci sono già un po' di domande, Sì, bene. Allora, l'artista chiede che differenza c'è tra spazio multifunzionale e galleria. Multifunzionale nel senso che è uno spazio che noi diamo gratuitamente per fare delle mostre di arte contemporanea, però non ci fermiamo lì. La nostra associazione comunque ha prevalentemente come scopo quello dell'arte contemporanea, ma nelle sue sfaccettature più ampie, per cui noi siamo aperti anche a un discorso di musica, di letteratura, anzi per vero stiamo prendendo accordi con altre associazioni culturali che hanno anche diverse finalità, quelle letterarie, per inserire all'interno delle nostre mostre delle serate di natura letteraria, perché per me voglio dire è tutto legato, insieme anche alla danza, alla musica, per cui non si tratta solamente di arti visive, ecco. E a me piacerebbe avere tante collaborazioni con altre realtà per poter avere uno scambio, ecco. Io dico sempre non ci devono essere né gelosie né invidia, non ci sono denari di mezzo, per cui cerchiamo di collaborare tutti insieme per fare delle cose belle, ecco. Questo assolutamente. Infatti la domanda è: quali opportunità offre per gli artisti esporre da Is-European Gallery? Tante. Allora, l'opportunità È vero. insomma, l'opportunità è quella di avere una mostra. Noi cerchiamo di fare le cose, non siamo professionisti, abbiamo acquistato nel corso del tempo una certa professionalità, per cui insomma sappiamo come allestire una mostra, come scegliere gli artisti, come i testi, come
comunicare, che è importantissimo, perché è una cosa che io ho capito nel corso del tempo, che tu puoi fare le cose più belle, ma se poi non riesci a dare la giusta comunicazione, è praticamente come non aver fatto nulla, ecco. Per cui su questo ci stiamo particolarmente attenti ultimamente, perché è fondamentale. Come l'altro discorso, a te caro, è la digitalizzazione, perché non si può pensare oggigiorno di avere solo una mostra fisica. Ecco, noi nel nostro sito, se andate a vedere la sezione Our Exhibition, trovate per tutte le mostre che abbiamo fatto delle fotografie professionali. Queste appunto le fotografie professionali di tutte le mostre, per cui un qualcosa che rimane un po' la mostra. E non solo, abbiamo stretto una collaborazione già dall'anno scorso con Artland, per cui abbiamo anche dall'anno scorso tutte le mostre in 3D. Ritengo, Andrea, l'abbiamo già fatto molte volte questo discorso, cioè non è che la digitalizzazione deve sostituire il reale, ma va accompagnata, diventa sempre più importante, perché soprattutto in questo periodo, se non ci fosse stato sostanzialmente la digitalizzazione, si rischiava di cadere anche nell'oblio per certi aspetti, ecco. Per cui per me tutti quelli che gravitano nell'ambito dell'arte si devono adattare a questo sistema, non c'è niente da fare. Vedo che comunque stanno, insomma, grazie anche a te, voglio dire, c'è stata una forte sensibilizzazione sul punto e deve andare avanti così, non può. Però la mostra fisica deve essere, perché per me io l'opera la devo vedere, cioè al di là di tutto. Anche, Il digitale vedo, no? non sostituirà No, mai il fisico, ma sarà un valido alleato. Guarda che bello adesso girare a casa vostra. Certo, assolutamente, ma anche perché a me serve per memoria, cioè io vado a vedere la mostra e mi capita quando vado nelle altre gallerie, vado a vedere la mostra, rimango colpito, magari non faccio la foto, non faccio quello perché non mi interessa, anche perché poi insomma viene di qualità magari scadente e tutto quanto, però il fatto che poi posso andare a rivedermela su una buona piattaforma, nei particolari, leggermi anche le descrizioni dell'opera, magari non mi era notato che media era, cosa era stata utilizzata, a me sostanzialmente questa è una cosa che affascina molto e mi piace, ecco. E quelli che vengono da noi poi apprezzano anche rivedere sia le fotografie sia comunque la mostra in 3D. E poi attenzione, rimane anche un documento per lo stesso artista, perché pertanto un'altra novità che abbiamo introdotto quest'anno è che per la prima volta abbiamo fatto il catalogo prodotto e realizzato interamente da European Gallery, grazie a Peruzzo Arte Grafiche, sì. E anche di Quindi questo anche un qualcosa di importante per l'artista, per il suo archivio, per la validazione del suo lavoro. Esattamente, perché sappiamo benissimo quali sono i criteri perché un artista possa acquisire valore nel tempo. Sono le sue partecipazioni ad eventi istituzionali o ad eventi privati di un certo tipo, e poi le pubblicazioni. Se non ci sono queste, le quotazioni non salgono, oltre ai passaggi in asta quando capita, ecco. Però questi sono i criteri. E il catalogo, per esempio, che è desueto, ecco, perché un'altra cosa posso dire, per me è importante il catalogo digitale, però è ancora più importante il catalogo anche cartaceo. Adesso negli ultimi tempi è bello, sì. Poi per esempio, ecco, lì ripeto, Peruzzo sono stati molto molto gentili e disponibili sia nel facilitarci anche nel discorso del prezzo, tanto vero che li abbiamo messi come sponsor, però anche nella scelta dei materiali, per cui carta usumano, abbiamo inserito poi in una edizione limitata anche una quartina, parlo del catalogo di Agostino Ribabene Resurrezio. Abbiamo fatto 500 copie praticamente normali, altre 100 con una copertina bodoniana che praticamente ti raddoppia il prezzo del catalogo, e all'interno l'artista su questi 100 volumi ha appositamente inciso sull'astra di zinco un suo lavoro, che poi è stato stampato manualmente, per cui stampando manualmente anche le incisioni a seconda della pressione praticamente sono una diversa dall'altra, ecco.
Un catalogo d'artista diventa proprio no, legando anche un po' perché non si può staccare, cioè a me mi piaceva anche fare una sorta tra un libro d'arte, un'opera d'arte, un catalogo, un misto, che però doveva rimanere un tutt'uno, cioè non è, generalmente in alcuni queste cose si possono togliere, si possono staccare, lì no, rimane un tutt'uno. Per cui, ecco, e anche questo è stato, ovviamente non lo possiamo fare per tutte le mostre perché ha dei costi, diciamo, importanti, però, insomma, quando possiamo cercheremo su eventi importanti di legare anche questo, dipende sempre anche dagli sponsor e dai nostri associati quando versano dei contributi. Allora, come avviene la fruizione delle mostre da parte del pubblico? Con l'invito? Sì, beh, certo, essendo la casa privata sicuramente, cioè noi non possiamo aprirla a tutti, per cui è su invito. Diciamo che questo la rende anche un pochino, insomma, per molti ma non per tutti, ecco, e questo dà anche un pochino di sale all'evento, ecco, per cui anche perché poi avevamo una capacità di 180 persone in un botto solo, e capite bene che adesso col Covid questa cosa è pressoché impossibile, ecco, per cui prima di riprendere le mostre in casa sarà difficile, ecco. Meno male che ci siamo attivati per tempo già per reperire altri spazi, e ti dico, l'anno prossimo in teoria ne abbiamo 10 in cantiere di mostre, speriamo di riuscirla a farle, ma al di là dell'organizzazione, proprio per il discorso della pandemia, ecco, perché se ci... Assolutamente, poi erano eventi bellissimi, io ne ho fatti tanti, cerco sempre di mettere le tappe quando fate l'evento voi, almeno, anche se ogni volta arrivo sempre tardi, o a fine serata, che è il momento per me più bello, dove rimangono soltanto gli artisti buoni. E tutti un po' ammazzati anche, perché insomma noi cerchiamo anche di accoglierli, di farli un po' mangiare e bere, soprattutto bere. E quindi ho bellissimi veramente ricordi, penso quest'anno quasi tutte siamo riusciti a farle con Alessia, sempre a fine serata, però bello. Concordo, la comunicazione è parte integrante della buona riuscita della mostra. C'era un'altra nota qua, molto interessante la visione digitale dell'esposizione, ma non c'è confronto con l'impatto fisico di un lavoro, questo video, installazione grafico. Il lavoro in un ambiente neutro, un museo, una galleria, trova il suo silenzio e vive in questo con la sua voce, ed esserci insieme a lei è tutt'altra cosa che stare... Non vi è dubbio, Massimiliano, non vi è dubbio, ma se l'alternativa è non vederlo, allora probabilmente è meglio vederlo. Assolutamente, assolutamente. Cioè, due cose sono importanti nello stesso modo. Cioè, e una non esclude l'altra. No, assolutamente. No, sono per modi, tra virgolette, diverso, complementari. Però ecco, io non riesco, devo dire, a comprare un'opera vedendola solo a video, ecco, io devo avere questo impatto, magari è un limite mio, magari io ho 52 anni, magari i ragazzi di 27, 28, che saranno poi i futuri collezionisti, hanno un approccio diverso. Cioè, io ho difficoltà anche a comprare online un paio di scarpe, ecco, tenete presente questo. Giustamente è anche un passaggio generazionale. No, che sta vivendo un cambio, non è tanto generazionale, è veramente anche un cambio talmente forte nella quotdianità, basti solo pensare anche allo smart working, alla distanza, voi stessi avvocati, tribunali. Noi saremo, ma questa cosa cambierà radicalmente tutto il nostro modo di vivere e di pensare, perché purtroppo i periodi si sono talmente estesi che non è una parentesi. Noi adesso, insomma, io seguo anche causa del lavoro, dire anche dopo lo smart working sarà sicuramente un'ipotesi che le aziende prenderanno in considerazione, perché comunque ci sono meno costi. Ha digitalizzato anche il mondo legale, perché parlavo l'altro giorno con un amico avvocato e lui mi diceva, sai, prima andavi dal cancelliere e quello diceva, vabbè, passa domani che te lo do. Adesso dice, almeno facciamo tutto online, bene o male sono quasi obbligati a farlo. Piano piano. No, allora, guarda, adesso qua prima non è proprio così, ci sono altri problemi purtroppo, guarda, adesso collega che parlavamo per cercare di fare di avere una copia autentica, e non ti dico i problemi che ci sono per avere dalla piattaforma che utilizziamo, ecco, per cui ci sono problemi sicuramente anche nel digitale. Devo dirti, io stamattina ho stato tutto il giorno in tribunale, comunque le udienze si fanno in parte in digitale, in parte ancora di presenza. Per me è giusto che alcune udienze dove sono
prevalentemente interlocutorie, dove non c'è la presenza anche delle parti, e voglio dire, possono tranquillamente essere svolte da remoto, questo sì, e questo sarà il trend, secondo me, anche dopo la pandemia. Ecco, questo ha dato una Paolo spinta. Treni, concordo, non dimentichiamo che esistono opere che si basano proprio sull'interazione dal vivo con lo spettatore. Paolo, benissimo, ci sono anche opere che si basano sull'interazione digitale. Ognuno ha la sua sede, ognuno ha il suo campo, se hai una videoarte, non hai un televisore o una parete su cui proiettarla, abbiamo qualche problema per vederla. Quindi, io parlo... Allora, ovvio che io parlo ovviamente di opere tradizionali, parlo di pittura, parlo di scultura, ma ovviamente le opere, per esempio il video, le cose, quello, il supporto è quello, non ci dà l'arte digitale, che ce n'è ormai anche tanta, quello va benissimo, non ci sono problemi, mi riferisco ai media tradizionali. Ecco, Marco, entriamo nel vivo del premio. Entriamo nel vivo del premio perché sono un sacco di domande, così iniziamo pian piano a rispondere. Innanzitutto, grazie tante, voi siete tra i partner dell'iniziativa, in cui siamo felicissimi di potervi coinvolgere e voi soprattutto supportare gli artisti come fate quotidianamente. C'è una domanda: perché per un artista è importante partecipare ad un premio d'arte secondo lei? Beh, è comunque, allora, prima di tutto un'esperienza, perché il fatto di partecipare a un premio vuol dire confrontarsi anche con gli altri, vedere anche quali sono le realtà. Ormai per me un artista, cioè, deve avere una visione ampia, no? Non è solo quello che si concentra sul proprio lavoro, deve imparare anche un po' a vendersi, deve essere anche un po' curare le pubbliche relazioni, e quello dei premi vuol dire anche relazionarsi con gli altri suoi colleghi e entrare in queste istituzioni, per cui al di là di vincere o non vincere, è proprio un'esperienza. Per me è utile, ecco, che invece si da fare, perché vuol dire appunto condividere il proprio lavoro in un altro modo, ecco. E crescita. E soprattutto è una possibilità di visibilità, di entrare in contatto con partner. Per esempio Marco, in qualità di partner, sceglieranno un artista tra i finalisti che, se rientra nei canoni europei, integreranno nel loro percorso per gli anni a venire. Quindi significa che Marco potrà visionare tutte le candidature e selezionare i 3 finalisti, e questo allora si troverà di fronte a 100 artisti. E magari questo per N motivi non è stato selezionato dall'altra giuria, ma a Marco piace, a Isoropì, a tutto il team culturale che valuta. E questa è una grande opportunità. Sì, no, ma infatti poi uno o più persone, io ho dato ampio, cioè tutti quelli che secondo noi sono meritevoli, rientrano secondo la nostra visione, assolutamente sono dei soggetti che poi potranno fare delle mostre con noi. Poi adesso vedremo a seconda. Allora, noi generalmente le personali è difficile, perché avendo tanti eventi, cioè, non riusciamo. Però voglio dire, ci sono delle collettive fatte anche di 3 o 4 artisti, per cui non di 10-12, ecco, per cui insomma vuol dire comunque partecipare con 7-8 opere come minimo, ecco. Per cui insomma... Siete pieni di iniziative, quindi sicuramente poi sai, conoscendo e sapendo, si creano connessioni, si creano opportunità, magari non dirette o indirette, questo io lo dico sempre. Sì, ecco, no, allora, devo dire che è il pubblico, ecco, forse quello la differenza, perché io sono anche molto contento di questo, cioè del fatto che persone che sono venute da noi e che non hanno mai comprato un'opera d'arte, non sono mai entrate in una galleria, durante i nostri eventi hanno deciso di iniziare a collezionare, ecco. E di questo ne vado molto fiero, ecco, di avere in qualche modo trasmesso la nostra passione anche a persone. Forse, ripeto, funziona alla casa, l'ho sempre detto, anche perché si vedono in un contesto domestico, perché sai, vederlo in galleria, poi magari vedere sopra il divano. Noi, come ti avevo detto, esponiamo dappertutto, nei bagni, nella cucina. Alcuni artisti non vogliono, io ho avuto alcuni che mi hanno detto di mettere in bagno. Quando gli ho spiegato che il bagno era il posto dove magari la gente andava più a vedere, era quella che dava anche maggiore opportunità, poi magari hanno cambiato idea, e alla fine ho avuto anche ragione, ecco. Ovvio che insomma è un modo diverso. Io vi consiglio, se possibile, appena sarà possibile, scusate la ripetizione, ma in generale, riandare a visitare è un'esperienza unica, perché l'area che si respira è magica. Innanzitutto vi è una connessione tra gli artisti che sono quasi sempre presenti. Sì, no, quello che devo dire è che le nostre mostre poi sono frequentate tantissimo da artisti, ecco, al di là di quelli che espongono, e questo a me fa piacere, perché vuol dire che si trovano bene, ecco.
Oltre al bere, sicuramente che il bere è sempre gradito. quello diciamo è una carta vincente. Anche perché poi davvero si creano, ovviamente essendo un ambiente anche amicale, allora c'è chi sta fuori, chi sta seduto nel divano, chi sta in cucina, chi vicino, quindi hai l'opportunità di saltare di banco in banco, conoscere ovviamente tanta gente, senza avere ovviamente quel distacco, ahimè, che adesso è necessario. Ma... l'altra cosa è anche che noi, allora, non dico che non... Cioè, anche sui prezzi, perché allora gli artisti all'interno delle nostre cose, noi siamo no profit, ma loro possono tranquillamente vendere, e su quello noi siamo molto soft, ecco, non è che... C'era proprio una domanda, e poi le opere in mostra sono anche in vendita? Assolutamente, sono tutte in vendita e in ipotesi di vendita noi non paghiamo fee. Per cui l'artista, ed ecco forse quello per cui le gallerie non gradiscono tanto il nostro intervento, è che noi non prendendo fee ovviamente c'è maggior possibilità per il collezionista o comunque per quello che vuole acquistare di avere uno sconto maggiore e per l'artista appunto magari di beneficiare di una fee superiore rispetto a quello di una vendita in galleria. Ecco, la domanda era anche per i finalisti del premio, confermiamo anche noi la stessa visione, daremo la possibilità di mettere in contatto chi vuole comprare con i finalisti e anche noi in quella sede non prenderemo alcuna commissione, salvo che questa transazione non venga in piattaforma e si paghi giusto il 2% di PayPal, ma non sono costi nostri, questo ovviamente. Però ecco, diciamo che proprio l'obiettivo è unire domande e offerte e dare visibilità, questo è l'obiettivo. Esatto. È la stessa finalità che abbiamo noi. Poi dice l'artista chiede quale tipologia di erano scelti. Ecco, anche quello, noi non abbiamo preclusioni, cioè abbiamo una collezione, io e mia moglie, di diversi artisti e diversi media che può andare dalla scultura, dalla pittura, dal video, dalla fotografia, dall'installazione, per cui quelli che ci danno emozioni, per cui quelli che sono nelle nostre corde, non ci sono preclusioni e a noi piace anche mischiare, anzi mi piacerebbe che ci fosse una fotografia, scultura non è annoverata tra le categorie, una pittura, un'arte digitale, non ci sono preclusioni, quello che secondo noi ha qualcosa da dire. Ho 53 anni e trovo stimolante, anche se difficile usare il web. Penso che l'aspetto digitale cartaceo di un catalogo rappresenti una sinergia potente. Il catalogo cartaceo è bellissimo, ma non arriva in tutto il mondo in breve tempo. Bravissimo Alessandro, hai centrato pienamente. Sono due cose che possono andare insieme con campiture, spazi e dinamiche completamente diverse che si possono completare e a volte anche interagire. Ecco. Forse sarò ripetitivo, ma quanto è bello ragazzi vedere persone come voi che credono negli artisti e date una carica pazzesca. Sì, dovete tenere duro voi, crederci, noi perché noi possiamo solo supportare e mettervi in contatto con chi che del nostro piccolo. No, su questo infatti ti ricordi quando abbiamo fatto anche quel webinar? No, io lo dico, attenzione, Andrea, io, insomma, ci sono tante realtà, ma poi dovete lavorare voi e dovete diventare degli artisti professionisti. Perché molte Lo volte... possiamo anche dire, perché non lo sanno, perché è un evento privato, Marco ha organizzato un webinar per una serie di artisti, erano oltre 50, vicini a lui, completamente gratuito, in cui io ho parlato di digitale, Marco dell'archivio, della certificazione, e poi c'era Isabella Franca Sasson per la conservazione, per la digitalizzazione. Questi sono tanti eventi privati che si fanno con la community di artisti che seguono, che sentono e che in qualche modo hanno a che fatto, e anche il tempo che sta dedicando Marco oggi, per cui io ringrazio, e che dedicherà anche durante l'occasione finale, è stata da noi voluta. Il confronto, ci vuole oggi confronto e il supporto anche all'artista che soprattutto nella fase emergente è quello più debole, ma non lui fisicamente, ma nel sistema è l'anello più debole, è quello che comunque prima di riuscire a essere sereno deve fare determinati passi. Certo, sì, però deve capire che non è un gioco, e ripeto, non è che farla significa fare una scultura o dipingere un quadro, ecco, non è così. Ormai se uno vuole farlo a livello professionale deve comunque capire bene quelli che sono tutti i meccanismi.
capire anche quali sono i suoi diritti, come porsi di fronte alle gallerie, cercare, come dicevo prima, anche di essere lui a in qualche modo trovare degli spazi, fare eventi e poi magari trovare degli sponsor o trovare delle organizzazioni che possano aiutarle. Ma questo perché sono cambiati i tempi. Una volta parte di questo lavoro era demandato alle gallerie, ormai i tempi cambiano, di gallerie purtroppo che riescono a fare ancora questo ce ne sono poche, soprattutto per gli artisti giovani, perché attenzione, il problema è proprio per quello, perché anche chi è un professionista del settore cerca di andare su artisti già diciamo consolidati, perché ovviamente la vendita vuol dire maggiore sicurezza da parte del collezionista, per cui maggior capacità di acquisto e vengono tralasciati tutti quelli che sono quelli giovani oppure quelli dimenticati, perché attenzione, in Italia abbiamo anche artisti dimenticati che hanno un curriculum degno di nota, magari anche con partecipazione alla Biennale di Venezia, che trovi a delle quotazioni di 1.500-2.000 euro, senza insomma, ce ne sono tanti purtroppo, perché poi magari nel tempo non Alessandro, ci sono. Non sei tu dimenticato, però era interessante, non è fatta la mia età, però è stimolante dover affrontare questo nuovo aspetto. Allora, Alessandro, caschi a pennello, perché tu puoi essere proprio uno di quegli artisti che si stanno in qualche modo aggiornando e trovando anche nuove opportunità di visibilità, di incontro e di confronto, anche grazie a questi strumenti. E questo è di assoluto interesse. Marco, ultima domanda o affermazione. Tu sei anche avvocato, ti occupi in maniera diretta o indiretta ormai anche di diritto dell'arte, o comunque hai seguito diversi artisti e diversi aspetti. Quello è un altro aspetto molto importante, la tutela del proprio lavoro. Sì, ecco, diciamo che da passione ho cercato anche di coltivare questo aspetto dal punto di vista professionale e seguo insomma diversi artisti, prevalentemente gli artisti perché il mio rapporto è con loro, ho seguito anche qualche galleria, però insomma prevalentemente i miei assistiti sono artisti e vi assicuro che c'è tantissimo da fare, soprattutto quando uno comincia ad avere un certo successo. Non posso ovviamente farvi nomi per questione di riservatezza, ma comunque sono tanti gli aspetti, che quello che può essere la contraffazione, il plagio, oppure voglio dire... La contrattualistica, il recupero crediti, i contratti. I rapporti con le gallerie, perché c'è anche chi ha rapporti con diverse gallerie, per cui si pone un problema anche di relazionare tutte le gallerie in modo da creare un progetto unitario. Perché io lo dico sempre, il rapporto con la galleria è diciamo un viaggio di due persone verso una strada comune, ecco, e ovviamente quando ci sono più gallerie bisogna strutturare in modo diverso. Ti ho perso, vabbè, sul video, ma ti vedo qua. Ok, però non ti sento, aspetta che devo alzare perché... No, ti stavo dando felicità, ti sto dando solo la visibilità nell'altra camera. Oh, grazie. Vedi come sono poco pratico. Ecco. Qua possiamo stupire, non su Instagram, ma nell'altro possiamo stupire con effetti speciali. La regia ci permette di... Penso che ci sono diversi aspetti, oppure artisti che possono spaziare anche, voglio dire, in altri settori, come quello appunto anche della pubblicità, di qualcosa, per cui insomma, anche lì bisogna stare attenti a come gestire la propria immagine in altri settori, per cui sono tante problematiche che si presentano, ecco, per cui quando uno comincia ad avere notorietà, comincia diciamo ad avere diversi aspetti, la figura dell'avvocato come la figura del commercialista è indispensabile, ma come in tutti i mestieri. Assolutamente sì, poi di questo avremo occasione di fare magari anche altri appuntamenti con la community durante la mostra finale. Vi ricordo che questa è l'ultima settimana, le adesioni finiranno il 30 e poi il 16 ci sposteremo nella mostra finale dove ci saranno tutti i finalisti e Marco durante il mese dell'esposizione Isopia, ricordiamo che con Marco collaborano la moglie, sicuramente Zoe che salutiamo tantissimo e tante altre persone. Siamo in 18 adesso come associati e spero di aumentare il numero. Adesso quest'anno ovviamente è stato penalizzante perché non siamo riusciti ad avere altre adesioni, ma insomma io spero l'anno prossimo di arrivare almeno a 30, ecco, se riesco alla fine dell'anno prossimo.
Ecco, guarda, io colgo anche l'occasione, oltre agli artisti, ovviamente andate a seguire i social di European Gallery o il sito, scriveteli, sono sempre contenti, loro, ripeto, vi vedranno all'interno del premio, ma se dovresti essere anche un collezionista e ti piace questo modello e quindi decidi di condividere, ti faccio anche, guarda, una bella pubblicità perché è una cosa che a me piace tantissimo, cascine, spazi inutilizzati o utilizzati, felicissimi insomma di allargare questa rete dell'Home Gallery, giusto? Questa era, ne abbiamo parlato tanto in no, il nostro è un modello aperto, cioè se qualcuno in qualche modo vuol fare la stessa cosa, noi non siamo gelosi, siamo molto contenti, per cui offriamo gratuitamente tutto il know-how per farlo, e se invece vuole partecipare direttamente al nostro progetto, per carità, c'è solo da lavorare, intanto soldi non ce ne sono, c'è solo tempo e lavoro da fare. È la cosa più bella, la passione. Voglio fare per conto mio, non mi interessa. Ripeto, noi l'abbiamo già fatto, siamo disponibili a fornire tutte quelle conoscenze che è frutto della nostra esperienza per fare una cosa simile in altre città, ecco, per esempio, che avrebbe a Roma, Napoli e tutto quanto, Firenze, ma per carità, ecco, poi ce ne sono alcune, non so se hanno lo stesso modello nostro, ma comunque il modello è aperto per tutti. Benissimo. Marco, in chiusura, un ultimo consiglio agli artisti che si stanno candidando al premio. Che cosa vorresti vedere? Che cosa ti aspetti? Che cosa ti piacerebbe? Allora, ovviamente noi vediamo tante cose, per cui i nostri occhi sono sempre, insomma, pieni di tante sollecitazioni. Qual è la cosa che va a individuare un artista? È la riconoscibilità. Ecco, mi piacerebbe vedere che qualcosa di autentico. Lo interpreto come essere se stessi, per cui avere una visione anche su qualcosa già vista, ma in un modo originale e autentico, per cui essere se stessi, punto. Perfetto, su queste parole Marco io ti ringrazio, ci vedremo prestissimo perché sarete voi poi a dichiarare se avete scelto, chi avete scelto all'interno del premio, europea. Speriamo di tornare presto a casa tua, questa è la cosa più bella che si può dire a te, senza presa. Siete benvenuti. È uno dei pochi casi in cui ci si può autoinvitare, anche se poi si chiede sempre l'invito, ovviamente, l'educazione, però è almeno in quelle occasioni pubbliche, ovviamente, che speriamo si torni. Va bene. Marco, grazie tante, ti abbraccio su Instagram. E ci vediamo presto. Ciao a tutti. Prossima settimana, entro il 30, vi ricordo la chiusura delle adesioni. La prossima settimana, una settimana intensissima, parleremo col direttore, il presidente dell'associazione culturale di Abifactory, Roberto Concas, con dei talks, con lui poi Andrea Isola, l'exhibit designer, e poi parteciperemo infine venerdì con un'intervista a Donato Salafia di Liu City che ci parlerà della mostra digitale finale. Vi ringrazio, vi saluto qua su Instagram e adesso chiudiamo anche dall'altra. Ciao a tutti. Ciao ancora Marco.